Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare di un errore piuttosto comune. Questo errore riguarda le parole lunatico e lunatica. Ho notato che molti stranieri che studiano l'italiano tendono a usare queste parole in modo leggermente improprio. In che senso? Nel senso che le usano come sinonimi di pazzo e pazza, quindi di persona fuori di testa. Mi spiego meglio, ho notato che spesso gli stranieri che studiano l'italiano usano la parola lunatico per indicare una persona che fa o che dice cose strane, una persona che fa cose da pazzi. Quindi usano lunatico come sinonimo di pazzo, ma pazzo nel senso che fa o dice cose assurde. In questo senso usano la parola lunatico con un significato molto più generale di quello che in realtà ha questa parola, ovvero queste persone la usano come sinonimo di pazzo in generale, cioè di persona che fa cose strane in generale, viene considerata fuori di testa, stramba, pazza. In realtà in italiano la parola lunatico ha un significato molto più specifico e non coincide con la parola pazzo. In che senso? Nel senso che una persona può essere lunatica ma non pazza e viceversa una persona può essere pazza ma non lunatica. Mi spiego meglio, lunatico vuol dire che la persona non ha un umore costante da un giorno all'altro in particolare. Ci sono giorni in cui questa persona è gentilissima, ci sono giorni in cui questa persona al contrario sembra ostile. Quindi una persona lunatica è una persona che un giorno vi dà questa impressione di essere gentilissima, il giorno dopo stranamente questa persona, la stessa persona, vi dà un'impressione completamente diversa. In particolare poi lunatico si usa quando c'è una persona che un giorno ci tratta in un modo, è tutta gentile, disponibile, amichevole, eccetera, eccetera, il giorno dopo non ci saluta neanche, come se si fosse offesa, come se le avessimo fatto qualcosa, se le parliamo ci risponde male, ma è sempre la stessa persona. Quindi ecco cosa vuol dire lunatico in italiano, vuol dire che una persona un giorno si comporta in un modo, il giorno dopo si comporta in modo completamente diverso, evidentemente perché un giorno è di un determinato umore, il giorno dopo di un altro umore. Quindi il lunatico è collegato al concetto di umore, non tanto al concetto di normalità. Ci sono persone che hanno questo carattere, cioè che sono lunatiche, un giorno si comportano in un modo, un giorno in un altro, ma non fanno cose assurde, strane o deliranti. Per esempio, io posso dire, questa mia collega è un po' lunatica. Che significa? Che questa mia collega un giorno mi tratta in un modo, il giorno dopo mi tratta in un altro modo, ma in realtà non sto dicendo che questa collega sia fuori di testa o faccia cose del tutto insensate. Sto dicendo che questa collega ha un umore altalenante, come diciamo in italiano, cioè come un'altalena che fa così su giù, in particolare da un giorno all'altro. Ma sicuramente conoscete persone di questo tipo che un giorno vi rispondono in un modo, il giorno dopo vi rispondono in modo completamente diverso, come se ce l'avessero con voi. Ecco, queste persone sono lunatiche. Penso che la confusione sia dovuta al fatto che in altre lingue europee ci sono parole con la stessa radice che vengono usate per l'appunto col significato di fuori di testa, strambo, eccentrico, eccetera, eccetera, e quindi questo crea confusione. Ecco, spero che sia tutto chiaro, che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un fantastico mi piace. Detto ciò, vi saluto.